Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi, se nel nome c'è la lettera I, si può arrivare anche a 10. Naturalmente, per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera F. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per la lettera F inizio facendo un cappietto e nella prima riga vado a fare 22 catenelle. Ora per 6 righe vado a fare una catenella, entro nel secondo punto e vado a fare 22 maglie basse, quindi dalla riga 2 alla riga 7. Terminate le 6 righe vado a fare altre 6 righe, quindi dalla riga 8 alla riga 13 facendo una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. Ripeto quindi questo procedimento per 6 righe. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faccio una catenella, giro il lavoro e proseguo così per 6 righe. Nella 14ª riga vado a fare una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora vado a fare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nei prossimi giri, dalla 15ª riga alla 19ª, quindi per 5 righe, vado a fare una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 14 maglie basse. Per lavorare sulle catenelle entro al centro di ogni catenella e vado a fare la maglia bassa fino ad arrivare ai punti lavorati.
Arrivati al punto lavorato, entro nella maglia intera e proseguo normalmente. Quindi faccio una catenella, giro il lavoro e proseguo per 5 volte facendo 14 maglie basse. Terminati anche questi 5 giri, faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. Questo procedimento di una catenella e 6 maglie basse lo vado a ripetere per 12 righe, quindi dalla riga 20 alla riga 32. Terminate le righe, faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo. Io ne ho già fatta un'altra uguale, ora le vado ad unire fermandole con dei marcatori per non sbagliare. E adesso vado a fare un giro di maglie basse, quindi faccio un cappietto, entro con l'uncinetto nel primo punto della prima lettera, esco nel primo punto della seconda lettera, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Proseguo entrando nel secondo punto della prima lettera ed uscendo nel secondo punto della seconda lettera e facendo un'altra maglia bassa. Proseguo così per tutto il giro. Dove la lettera fa angolo, se piega all'interno, faccio una maglia bassa e proseguo. Se l'angolo piega all'esterno, vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto per creare il giro. Arrivata qui, inizio ad imbottire e proseguo con le maglie basse. Terminato tutto il giro di maglie basse, faccio una catenella di sicurezza, taglio
e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!